Ciao amici, oggi vi parlo della Sony A7R Mark V. Dico 1, dico 2, dico 3, dico 4 e dico 5. È la quinta generazione di questa meravigliosa fotocamera. Però non è qui con me, già è vero, potrei dire sedotto e abbandonato. È rimasta a Livorno, dove sono andato per inaugurare la nuova sala posa che Luca e Gabriele hanno organizzato e allestito proprio accanto al negozio. E sì, non posso definirlo un test approfondito perché così non è stato, però ho trascorso un pomeriggio con questo gioiellino, un test, una presa di contatto con la A7R5, la Mark V. Una bella fotocamera. Tra l'altro ne venivo da un mesetto di esperienza con la A7R4, quindi ero fresco di valutazione, di pro e contro che avevo potuto testare, e posso dirvi che questa fotocamera è più matura, è più fotocamera, la sento meglio in mano, dà una sensazione di robustezza diversa, anche l'ergonomia generale è migliore, anche più pulito il design, ogni pulsante, ghiera è a posto, c'è quello, si sa dove trovarla. Mi ha veramente colpito in senso positivo questo aspetto. Aumenta il prezzo, ma il sensore resta quello, 60 megapixel, che sono una vagonata, quasi uno sproposito su un sensore così piccolo, quello del full frame. Aumenta la raffica, anche lì 500, quasi 600 scatti di cadenza continua. Sono veramente dati esorbitanti. Arriva l'8K ed un display articolato molto più leggibile del precedente e soprattutto un mirino che è veramente migliorato. E sapete che poi alla fin fine è proprio quello che quando guardiamo in camera ci ispira, ci dà la sensazione di ciò che vediamo, ci fa capire se vale la pena o meno, ci dà la possibilità di calibrare le luci, la scena, insomma il mirino. Per quello rimpiangiamo spesso ancora oggi quello analogico, perché comunque è la bocca della verità. Attraverso il mirino vediamo la scena che con i nostri occhi previsualizziamo prima e cerchiamo di ricomporla in questa finestrella. Molto bene, del resto il mirino della A1. Ed allora lasciatemi ringraziare Luca e Gabriele di RCE Foto Livorno, il più grande mercato di usato fotografico garantito che abbiamo in Italia, per avermi dato la possibilità di testare in anteprima questa camera di cui ero davvero curioso, perché comunque già la Mark IV è un bel banchetto, è qualcosa di veramente sostanzioso, cioè verrebbe da dire che non serve quasi altro, ma poi è sempre così, arriva il modello successivo e ci fa capire che quello era perfettibile. Ma lo capisci solo quando hai in mano quest'altra cosa. Tenendola in mano sembra ancora più bella della 4, ma forse lo è. L'ergonomia, l'impugnatura, questa satinatura, i comandi sono tutti lì, anche se, accidenti, per cambiare la preselezione bisogna premere questa ditine da giapponesi, come sempre. Tutto il resto è uguale, tutto il resto è storia, tutto il resto è noia, si diceva una volta, ma qua di noia ce n'è gran poca. Andiamola a provare. Sulla qualità dei file c'è poco da dire, datele una bella lente e non si può chiedere di meglio. Lavorare a 3200 ISO, a 6400 ISO come se fosse una passeggiata, e poi il recupero delle ombre, insomma una gamma dinamica eccellente. Sempre attenzione al micromosso perché comunque ci sono tanti pixel, è lo stesso sensore che ho trovato anche sulla Fuji GFX 100 di cui vi ho parlato recentemente. Sì, il manuale della Sony, ve ne accennerò dopo, è una Bibbia lunghissima, ma anche il menu presenta delle voci con delle abbreviazioni improbabili, difficili da decifrare, però è anche vero che man mano che procediamo con l'intelligenza artificiale tanto più possiamo cucirci addosso la fotocamera. Per esempio il sensore di riconoscimento ci chiede di definire la soglia di tolleranza del riconoscimento, un po' come la bacchetta magica di Photoshop quando agisce sul contorno, per non parlare del Leave Persist in Seg, che detta così tutto un programma, ma di fatto in alcune limitate condizioni potrebbe ritornare di grandissima utilità. Cioè, vale a dire che durante la raffica possiamo stabilire 5 gradi diversi dell'inseguimento del soggetto che scompare dal mirino.
sto fotografando un uccellino sull'albero, il colpo di vento fa muovere le fronde, il soggetto scompare, ma un secondo dopo riappare lì dov'era. L'intelligenza artificiale manterrà il fuoco. Ma poi ci sono tantissime altre chicche, perché c'è uno schermo posteriore, ci sono i RAW compressi ma senza perdita, perché non vi nascondo che l'accumulo dei dati con un sensore da 60 megapixel è notevole. La stabilizzazione del sensore, l'autofocus veramente spettacolare, anche quando la luce è quella che è, il focus taking, la protezione del sensore con l'otturatore, ecco, anche questa è veramente una chicca da tenere presente. Poter lavorare a 6000 ISO In conclusione, una fotocamera che, sì, è vero, aumenta del 20% il suo prezzo sul mercato, ma fa fare un bel salto in avanti alla prestigiosa serie R di Sony. Soprattutto poi per chi la utilizza, non so, nell'azione sportiva, nella caccia fotografica. L'autofocus comandato da un'intelligenza artificiale di ultima generazione sa davvero il fatto suo, mi ha veramente colpito, è precisa, è pronta, sa dove andare a parare anche quando appunto ci si muove in una scena come quella di uno shooting, oppure vogliamo fare un po' di scene prese in un evento, quindi con più persone. Il fuoco cade dove serve, assolutamente mirabile. E poi il mirino, ve l'ho già detto, veramente godurioso, ci mette nelle condizioni di vedere bene com'è la scena. E siccome il video che vi sto facendo verrà pubblicato dopo l'annuncio di Canon che presenta la R1 e la Mark V, il mio silenzio dovrà durare ancora un paio di giorni, però posso annunciarvi che il mirino della EOS R1 segna uno standard che nessuna mirrorless al momento possiede. È incredibile, andate a vedere il video della recensione della R1, è incredibile quel mirino, però questo è lo stesso molto valido, anche se più legato ad una generazione che conosciamo già, quell'altro fa un salto quantico in avanti. Però ci sono anche i contro di una fotocamera come questa, lo abbiamo detto, un micromosso sempre in agguato e poi un libretto alto così o comunque un file da scaricare lungo, interminabile per conoscere la fotocamera. E questo è veramente il segno dei nostri tempi, e cioè mi mettono a disposizione una fotocamera che può fare quasi tutto e lo fa anche molto bene, ma io non trascorro più il mio tempo a fotografare, quindi a studiare, a far crescere la mia professione impiegando una fotocamera, ma devo mettermi a studiare le possibilità, customizzandole sul mio modo di fotografare. E questo per me è una cosa un po' noiosa, nel senso che lo trovo un controsenso. Lo so che vi sta parlando il solito fotografo col capello grigio che vi dice una volta, non so, ma anche lo stesso l'altro giorno sono andato in sala posa, c'era una D610 Nikon, l'ho accesa, 2 settaggi e ho lavorato. Con questa no, non si può fare, perché bisogna profilarla al meglio. Vale anche per la R3, per la R1 di Canon, per le ultime Nikon, per la Pentax, che hanno dei menu veramente estesi. Qui mettiamoci anche che alcune voci del menu sono quasi incomprensibili, per cui bisogna per forza riferirsi a quella Bibbia così. Di fatto, una volta cucita addosso, fa meglio di quanto forse possiamo fare noi da soli, però ci va tempo per studiare, è una cosa che dovete e dobbiamo mettere in preventivo.